Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una nuova rubrica dove parlo del cucito nei suoi lati positivi e negativi, do consigli, rispondo a domande varie. Vi ricordo che se dovete farmi domande potete farmele o nei commenti dei video di YouTube oppure sulla pagina Facebook Oggi ho voglia di creare o altrimenti su Instagram sotto il profilo Romina_Cellamare. In questo video voglio trattare di tutti gli aspetti positivi del cucito. Spesso e volentieri sento persone amanti del cucito lamentarsi del fatto che amici o parenti gli dicano ma perché perdi tempo a cucire, fai prima a comprartelo nei negozi. Io adesso elencherò tutti i motivi per cui secondo me vale la pena veramente cucire. Io ho cominciato a cucire per noia, veramente per noia, magari un giorno vi spiegherò meglio il perché, e da allora non ho più smesso. Sono 4 anni che cucio, 3-4 anni che cucio, ho acquistato un po' di esperienza e veramente in questi 4 anni ho imparato un sacco di cose. Quelle che adesso vi elencherò sono secondo me le più belle, le più importanti inerenti al mondo del cucito. Cucire quello che si vuole. Ciò che indossiamo ci rappresenta. Quante volte magari capita di avere un evento importantissimo e di non saper cosa mettere? Si cerca l'abito perfetto nei negozi, su internet, ma non si trova niente che ci soddisfi. Chi può cucire può progettare il proprio abito nei minimi dettagli e ciò gli permette di avere un abito unico e originale. Inoltre può scegliere tessuti e cucirlo. Una volta avevo una festa abbastanza importante, ma volevo distinguermi dallo stile classico delle ragazze. Allora ho cucito quest'abito qua, di cui avete anche il tutorial nell'info box, e ha fatto un figurone. Effettivamente molti sapevano che l'avevo cucito io perché molti dei miei amici conoscono la mia passione e ho ricevuto un sacco di complimenti. Ricordatevi che se vi interessa c'è il tutorial nell'info box. Il risparmio. Considerando la materia prima di una maglia, un vestito, un paio di pantaloni, la materia prima costa molto di meno rispetto a quello che noi spenderemmo andando a comprare lo stesso prodotto in un negozio. I soldi risparmiati li potete usare in tantissimi nuovi ambiti, potete comprarvi una macchina da cucire nuova, potete andare in vacanza, potete finanziare altre vostre passioni. Circa il 30% dei vestiti nel mio armadio li ho fatti io e questo mi ha permesso di risparmiare tantissimo perché essendo uno studente non ho molte entrate per comprarmi i vestiti. Un esempio che vi porto per dimostrarvi quanto poco si possa spendere cucendo è questa maglia. Questa maglia per me ha avuto un costo pari a 0. Non è troppo complessa come maglia, ha un triangolo davanti come scollo, ha un bottoncino dietro con l'apertura e il tessuto è nero brillantinato. Il bottone l'ho trovato nella vecchia scorta di mia madre che adesso è tutta mia. Il filo me l'avevano regalato i miei quando avevo cominciato a cucire, solitamente i fili tendono a comprarmeli loro, quindi grazie mamma e papà. E il tessuto me l'ha regalato la madre del mio migliore amico, quindi grazie Grazia. E io adoro sta maglia, mi ha fatto fare bellissima figura, spesso e volentieri, ed è veramente elegante anche, è perfetta da usare la sera quando si esce ed è bellissima. Modifiche. Avete presente quando magari andate in un negozio, provate un vestito bellissimo di un tessuto che non avete visto in nessuna merceria, quindi non sapreste dove acquistarlo. Tra l'altro è in saldo, quindi costa pochissimo, però magari è troppo lungo, ha un difetto, ha un dettaglio che non vi piace. Sapendo cucire voi potete modificare quel vestito che vi piace tantissimo e farlo più vostro, più personalizzato, più originale. Un chiaro esempio è questa maglia, è una maglia con una fascia brillantinata in vita, con un intreccio sullo scollo, niente di speciale, però quando l'avevo indossata mi cadeva veramente larga e su spalle, tutto il corpo mi andava bene, solo che sulla vita mi andava particolarmente larga. E potendo fare modifiche ho deciso di aggiungere un elastico all'interno della maglia. Vedete, ho un elastico e in questo modo la maglia si è stretta e mi calza molto meglio. Soddisfazione. Nel mondo del cucito una delle più belle sensazioni che si possano provare è la soddisfazione.
Quando state facendo l'ultima cucitura a magari il vostro primo vestito o un nuovo esperimento o un capo d'abbigliamento a cui tenete particolarmente e poi finalmente lo finite, guardate il risultato e proprio vi sentite soddisfatti, vi sentite realizzati. Uno dei vestiti e dei capi d'abbigliamento per cui io sono stata più soddisfatta è questa gonna. È stata la mia prima gonna in assoluto e sono stata veramente soddisfatta, l'avevo fatta nel giro di una mattina perché comunque non è tanto impegnativa, è molto semplice essendo una gonna a ruota e veramente sono soddisfattissima, la indosso spesso e la indosso con molto orgoglio. Guadagno. Il cucito non ci permette solo di risparmiare ma anche di guadagnare a livello economico. Mettiamo caso che ci sia una persona disoccupata o che magari abbia bisogno di soldi extra, il cucito è la giusta alternativa. Ci permette sia di stare a casa, quindi se bisogna guardare dei bambini, dei malati, delle persone anziane, sia di avere un guadagno effettivo. Non preoccupatevi se non avete esperienza. Potete cominciare dall'accorciare i pantaloni e successivamente, man mano che acquistate esperienza, potete anche fare un intero vestito partendo da zero. Dove l'hai comprato? Adesso parliamo una delle sensazioni più belle che ci regala il cucito. Prendiamo l'esempio di prima. Dobbiamo andare a una festa importantissima, non troviamo l'abito perfetto nei negozi, allora lo progettiamo noi in tutti i suoi dettagli, scegliamo i tessuti e ce lo cuciamo. Andiamo alla festa, orgogliose del nostro nuovo abito, bellissimo, fatto di pizzo, merletti, di quello che volete. A un certo punto si avvicina qualcuno e vi chiede: dove l'hai comprato? L'ho cucito io, bam! Se quella persona vi ha chiesto dove avete comprato il vestito, vuol dire che è interessata al design, vuol dire che effettivamente quel vestito gli piace. Il fatto che voi abbiate prodotto qualcosa che piace anche agli altri è una cosa fantastica, è una soddisfazione immensa perché significa che il proprio lavoro, oltre che essere apprezzato da noi stessi, quindi la soddisfazione, è apprezzato anche dagli altri, quindi porta un senso di ammirazione nei nostri confronti. Una maglia di cui vado molto orgogliosa è questa, la maglia cucita da 2 triangoli, avanzi di tessuto cucito insieme e questa è veramente bella. Adesso sembra molto semplice, anzi è semplicissima, però è indossata da un bellissimo effetto che moltissimi ammirano, veramente è tanto 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 apprezzata. Relax. Chi cuce per hobby mi capirà benissimo. Quando magari si è avuto una settimana particolarmente stressante, io sento proprio il bisogno di cucire, di mettermi davanti la mia macchina da cucire e creare qualcosa con le mie mani proprio per provare la soddisfazione di fare qualcosa di produttivo per me stessa. In un periodo ero particolarmente stressata e ho creato la copertura per questo quaderno ad anelli. E dato che ero veramente tanto stressata, mi sono messa a cucire a caso tutta la parte retrostante del quaderno. Di questi quadernoni farò un tutorial, non lo trovate nell'info box il link, ma presto arriverà. Arriviamo all'ultimo punto dei lati positivi per cui è importante saper cucire. Rimodernare l'armadio. Questo è l'ultimo punto della mia lista dei motivi per cui è bellissimo cucire. E rimodernare l'armadio è un pensiero molto ecologico se ci pensate, perché magari avete quella maglia che non vi piace più, quel golfino che non vi sta più bene, vi sta stretto sulle spalle, magari siete aumentati o diminuiti di peso, quindi cambiate un po' le taglie dell'armadio e invece di buttare via tutti quei vestiti che non vi vanno più bene, potete rimodernarli, riciclarli, farne qualcos'altro. Io adesso vi porto 2 esempi, ho qua 2 esempi. E questa è la camicia del mio migliore amico, ho già fatto anche il tutorial, c'è sul canale, vi lascio tutto nell'info box, tranquilli. E lui non stava più dentro questa camicia, gli stava stretta, gli tirava le spalle e me l'ha regalata a me. E io, per renderla un attimo più comoda, più utilizzabile, ho aggiunto la tasca interna segreta e io mi sono accorta che questa camicia la uso tantissimo. Un altro esempio che vi voglio portare è la camicia di mio padre. Questa è la camicia di mio padre e gli va stretta nelle spalle al momento, quindi l'ha data a me e io posso farne tutto quello che voglio.
Uscirà un tutorial tra un po' riguardo questa camicia e adesso penso a come modificarla e poi vi farò vedere. E questo si chiama rimodernare l'armadio, perché invece di buttare via ciò che io non uso più o ciò che gli altri non usano più, gli do nuova vita. E il tessuto ad esempio di questo mi piace tantissimo e penso sia un cotone, tra l'altro. Etichetta, etichetta, etichetta. Sì, è un 100% cotone, quindi è molto fresco come tessuto e penso che ne farò qualcosa di veramente bello. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine del video. Questi erano tutti i motivi per cui, per me almeno, è veramente importante saper cucire, è veramente un orgoglio. Vi ricordo che se dovete farmi domande riguardo il cucito, riguardo me, riguardo quello che volete, potete scrivere qua sotto nei commenti sotto i video o sulla pagina Facebook Oggi Voglio Ricreare o sul profilo Instagram Romina_Celamare. Per quasi tutti i vestiti che vi ho mostrato esiste un video tutorial sul mio canale, vi lascio qua sotto nell'info box tutti i link utili. Vi lascio anche il link della maglia che sto indossando, che si può indossare sia così che così, molto caruccia. È molto carina, molto facile e veramente vi consiglio di farvela perché è veramente multiuso. In caso scrivetemi nell'info box se ho dimenticato qualche elemento per cui veramente cucire è importante o se magari questo video vi è piaciuto meno e se volete qualcosa di più specifico su un argomento piuttosto che un altro. Il prossimo video lo volete su consigli per i principianti e come scegliere le macchine da cucire, ditemi voi. Noi abbiamo finito, vi lascio qua il mio canale, basta cliccarci sopra, andate direttamente appunto sulla pagina del canale, potete vedere tutti i tutorial che volete, potete iscrivervi assolutamente così non vi perdete niente, meglio ancora se attivate le notifiche e inoltre vi lascio altri 2 video che ho fatto.